Ciao ragazzi, eccoci a un nuovo unboxing. Scopriamo insieme che cosa c'è in questa scatola. Ecco qua. Vediamo un po'. Recentemente ho fatto un piccolo viaggio di 5 giorni in bicicletta e ho utilizzato, eccolo qua, e ho utilizzato la sacca, questa, che avete visto probabilmente in un altro unboxing e in una recensione, e mi sono trovato molto bene. Però non è comodissima per il fatto che tutte le volte che ci si ferma a smontarla e rimontarla ci vuole un attimino, soprattutto se si vuole stringerla bene per non farla ballare mentre si pedala. Allora ho visto su Amazon questo portapacchi molto leggero, molto semplice da montare e soprattutto molto economico. Allora ero curioso di vedere com'era e se era meglio della sacca sottosella oppure no, fermo restando che ovviamente sia portapacchi che sacca sottosella li monto sempre solo ed esclusivamente sulla gravel e non ovviamente sulla mountain bike, che ha il tubo sella in carbonio e comunque non è adatta, insomma, a fare viaggi o cose di questo tipo. Ecco qua. Allora, all'interno della confezione c'è il portapacchi veramente leggerissimo con l'attacco per il tubo sella, le viti di regolazione per spostare avanti e indietro il portapacchi vero e proprio, i due ferri che adesso andiamo ad aprire sono veramente tutto leggerissimo, due ferri che servono per eventualmente agganciare anche delle borse laterali, e i due invece ferri che servono per attaccare il portapacchi alla forcella, diciamo, posteriore. Eccoli qua, sono anch'essi regolabili. Ok, e hanno l'aggancio, mi sembra abbastanza solido. Nella confezione c'è anche l'elastico eventualmente per tenere fermi i due ferri per le borse, il catarifrangente, anche addirittura gli strumenti per l'installazione, il catarifrangente da posizionare dietro, in questo modo, eccolo qua, e viti e gommini di fissaggio. Ora vedremo come montare il tutto. Eccoci pronti per l'installazione del portapacchi. Queste sono le due guarnizioni che servono per non rovinare il tubo sella. La cosa che mi interessa di più capire è proprio se l'inclinazione del portapacchi è adeguata al tubo sella della mia bicicletta, perché la paura è proprio che non vada bene.
Vediamo. Direi che invece mi sbaglio e va bene. Adesso è solo per fare una prova. Direi che invece va bene, decisamente bene. Utilizziamo anche i suoi strumenti. Le guarnizioni. Probabilmente basta una sola guarnizione qua. Adesso vediamo. Ho messo più in alto. Ok, ipotizziamo di lasciarlo così. Chiaramente, ripeto, è solo per provare a vedere com'è, senza chiaramente nessuna pretesa di tenuta. Mirata. Allora, diciamo che mi immagino delle persone che non abbiano una grande manualità, in effetti potrebbero fare un po' fatica a montarlo. Non è niente di particolarmente difficile, però se non si è un po' smaliziati con l'uso delle chiavi e via discorrendo potrebbe essere magari un pochettino complicato. Ok. Adesso voglio girare il gancio di qua e metterlo internamente anche questo, perché probabilmente è meglio.
Ma io direi che non mi sembra per niente male, adesso è lì proprio puntato appena appena, anche perché in realtà questo portapacchi non è per me, ma è per la bicicletta della mia compagna, per cui vediamo come funzionano anche gli ganci per le borse, per cui non voglio montarlo troppo stretto per evitare poi di doverlo smontare. La comodità del portapacchi rispetto alla borsa è che, come dicevo, ci si può mettere anche sopra uno zaino, per intenderci, e si può staccarlo velocemente quando serve. Ci si ferma in un bar a mangiare o si fa una pausa, non è necessario smontare tutta la borsa. Mi sembra carino. Il carico massimo dichiarato per questo portapacchi mi pare che sia di 25 kg, che arriva fino a 50 con l'installazione anche dei due supporti che vanno sulla forcella posteriore. Chiaramente è mobile perché non ho stretto nessuna vite, però direi che non mi sembra per niente male. Non mi sembra per niente male. Bello. Molto molto interessante. Come dicevo, queste tre viti, se smollate, possono far slittare e spostare il portapacchi avanti o indietro a seconda di dove si trova la sella e il disco lungo. Ottimo, bene. Proveremo a montarlo sulla bici della mia compagna e poi a caricarci qualche cosa per vedere come va. Ottimo.